Teo! Dimmi. Smettila di coccolare il gatto e guarda me. Bravo così. Lo sai che il castello di Rigasburg è una delle attrazioni più visitate della Stiria? Così, tanto per dire. E te credo. Hanno fatto di tutto per renderlo simpatico. Ci hanno messo il fabbro, ci hanno messo il falconiere, la rivendita di vini prodotti in loco, il ristorante panoramico ed estate ci sono 2 rievocazioni. E poi, se foste per caso degli appassionati di arrampicata, potete anche scalare la rupe. Noi no. No. Per noi c'è una comoda funicolare. Yes, molto meglio. Non come a Graz che ce la siamo fatta tutta a piedi. Il castello di Rigasburg sorge su un'altura rocciosa che altro non è che un antico vulcano e appartiene a un ramo secondario della famiglia principesca del Liechtenstein. Storicamente non era loro, ma il castello, dopo varie vicende, fu messo all'asta nel 1822 e loro se lo comprarono. O forse al tempo era pure un buon investimento, ma oggi ho il dubbio che sia più un debito che un credito. Lo credo anch'io, però il dottor Emanuel Liechtenstein almeno è uno che si sbatte per cercare di mantenerlo in buono stato. Pensa che gli hanno rifatto da poco tutti i tetti e in futuro progettano di ristrutturare anche tutte le mura. Secondo me è tutto merito della stregoneria. Nel senso che hanno rifatto il tetto con la magia? No, nel senso che, grazie a una gran botta di culo, hanno allestito una mostra sulla caccia alle streghe, che ha portato un sacco di turisti e così l'hanno trasformata in un museo stabile. Ma anche qui in Stiria c'è stata la caccia alle streghe? Certo, amore. Qui in Stiria ci fu un bel momento di paranoia collettiva, con conseguente colpevolizzazione del diavolo per i mali del mondo, seguito da rapida traslazione della colpa sui suoi servitori terreni. Da come l'hai detto, potrebbe quasi sembrare una roba normale. Beh, per il tempo non era nemmeno così strano, anche se qui sono arrivati leggermente in ritardo rispetto ad altri posti, perché il casino cominciò nel 1673. Non era lo stesso periodo in cui c'erano incursioni quasi quotidiane da parte di turchi e ungari? Proprio lo stesso periodo. Aggiungici che poi c'erano stati un paio di anni di tempeste a rovinare i raccolti e capirai perché questo posto era diventato una polveriera in trepidante attesa della sua amata scintilla. La scintilla in questione si chiamava Gregorius Agricola e stranamente non era una donna malvista da tutti, ma un parroco poco amato. Lo arrestarono perché era sospettato di stregoneria, ma gli morì in cella e così il popolo non poté divertirsi con il bel falò sul quale avevano progettato di bruciarlo. Per rifarsi, cominciarono a sterminare famiglie intere solo per, sentito dire, sospetti e antipatie. Per la caccia alle streghe, come ci raccontano i peggiori film horror di serie ZZ, si usava il Malleus Maleficarum o martello delle streghe, un manuale un po' datato, ma ancora ritenuto valido dagli inquisitori in loco. Riassumendo al massimo, si agiva all'incirca così. Senta, inquisitore, ho sentito che Tizia balla nuda al sabba e si fa incaprettare da Satana. Brava signora, che non si va mai i würstel suoi.
La sua preziosa testimonianza ci ha permesso di arrestare la sospettata. Gentile boia, voglia apprestare i veri rovendi alla sospettata. Vado. La sospettata, sotto tortura, non ha confessato. È chiaro che è sotto incantesimo. Urge condanna. Certo, capo. Preparo la legna. Guarda come sono tutti felici mentre ballano attorno a Falò. Bruciare strega è sempre un divertimento per tutta famiglia. Fu così che tra un uccidi e un ammazza fu arrestata una povera sarta, che pur di confessare qualcosa disse di non essere lei la strega, ma di esserne stata vittima, poiché la moglie dell'amministratore del castello, Catarina Paldauf, le aveva ucciso il figlio per poi buttarlo nel pozzo. Gli zelanti inquisitori allora chiesero in giro notizie, ma gli andavano bene anche solo pettegolezzi su questa Catarina, e il fornaio, solerte, gli disse che di certo poteva invocare la grandine, e subito altri, per non passare per sospetti, dissero che sapeva anche far germogliare i fiori in inverno. Su queste basi solidissime, la Catarina fu arrestata e interrogata. Le fecero subito ottenere un appuntamento intimo con i ferri arroventati, e così gli inquisitori scoprirono diverse cose molto interessanti. Come per esempio che era in grado di bestemmiare così bene da far arrossire come una mammoletta diversi scaricatori di porto. Ma non confessò mai di essere una strega, e così gli inquisitori, fedeli al testo in uso, la torturarono di nuovo. Diversi milioni di bestemmie più tardi, la Catarina disse di essere perseguitata dal diavolo in forma di animale e di aver pasticciato ai Sabba insieme a 3 preti della zona. 3 preti che se la facevano col diavolo dopo che era stato un altro prete a far partire tutto il casino erano un bel problema. Ma di preciso non sappiamo come lo risolsero, perché, caso strano, quegli atti processuali andarono perduti. La Catarina però ormai aveva confessato, quindi le fecero la cortesia, essendo una donna di rango, di ammazzarla prima di piroliderla. La storia, senza nessun colpo di scena, si concluse lietamente con un luminoso falò per grandi e piccini. Giustizia era stata fatta. Alleluia! Alleluia! Questa Catarina non fu l'unica a rendere famoso il castello di Rigasburg, perché anche l'altra Catarina, quella che aveva governato queste terre per diverso tempo prima che cominciasse la caccia alle streghe, era stata un personaggio memorabile. Catarina Elisabeth von Kallar viene descritta come la prima attivista per i diritti delle donne. Senza nulla togliere, ma secondo me era stata più un'attivista dei suoi diritti. Credo che tu abbia ragione. Lei si fece valere fin dalla stipula del suo primo contratto di nozze, dove mise in chiaro che ciò che era suo, mica del marito. Al tempo era una cosa inconsueta, ma le andò bene, anche perché il marito, Freier Hans Wilhelm von Galar, era uno spendaccione pieno di debiti, mentre lei, alla morte di diversi parenti, ereditò il castello. Rigasburg versava in cattive condizioni e così la Catarina cominciò subito a ristrutturare, mettendo un bel po' di mura, giusto per precauzione. Ci prese così tanto la mano a costruire che nella sala da pranzo, in stile barocco, fece scrivere: Costruire è un mio piacere, pur sapendo che costa un sacco di soldi. I problemi iniziarono alla morte del marito,
perché al tempo una donna che governava senza nemmeno un uomo di facciata era mal vista. L'unico uomo nei paraggi era il marito della figlia, con il quale però la Catarina aveva una tipica relazione suocera-genero. Così trovò un nuovo marito e andò in causa con il genero per il possesso del castello. Da quel momento in poi la Catarina acquisì, con i punti esperienza risparmiati, l'abilità gestione controversie legali e fece causa a chiunque la intralciasse senza nemmeno un briciolo di senso di colpa. Così, morto anche il secondo marito, per non avere di nuovo gli stessi problemi, se ne trovò un terzo. Forse lei sperava nel toy boy, avendolo preso di 37 anni più giovane, ma le andò male e si ritrovò con l'avvinazzato sfaticato e così via, di nuovo in tribunale a chiedere il divorzio. Ma al tempo il divorzio non era nemmeno pensabile. Lei invece non solo ci pensò, ma si mise lì e scrisse per bene tutte le 34 ragioni per cui il terzo marito era indegno. In mezzo alle cause con il genero e alla ristrutturazione del castello, Catarina trovò anche il tempo per litigare con il parroco. Il punto era che lei aveva ereditato, insieme al castello, anche la gestione dei fondi delle parrocchie e il parroco non ne era felice. Lui cercò di sobillare i fedeli alla rivolta e lei rispose con una bella causa legale, durante la quale lo sputtanò alla grande, rendendo pubblica la sua relazione con una cuoca. Il litigio divenne così esplosivo che per sedarli dovette intervenire sia l'arcivescovo di Salisburgo che l'imperatore Ferdinando III prima e l'imperatore Leopoldo I poi. Durante la visita al castello potete addirittura vedere un video dove la Catarina e il parroco si urlano contro l'un l'altro. Il litigio è in tedesco e non si capisce una mazza, però dalle espressioni è divertentissimo. Insomma, tra le cause in tribunale e i litigi, la Catarina si era fatta la nomea di essere una donna cattiva e burbera. Sì, però intanto piaceva a tutti. Ci credo che piaceva. Aveva fatto fortificare il castello e in caso di attacco la popolazione poteva entrare e ripararsi. Non solo la popolazione, potevano entrare anche le pecore, i buoi, gli asinelli e tutto il presepe. E i re magi come facevano? Dipende, se erano amici del prete non entravano. Tiriamo le somme. La Catarina aveva preso praticamente un rudere che aveva ereditato e lo aveva trasformato in quella che all'epoca era considerata la più possente fortezza della cristianità. E con un nome così va visitata per forza. Assolutamente sì. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi. E in più seguiteci sui blog e sui social. Ciao!